Buongiorno a tutti. E oggi vi vorrei parlare di un argomento che mi appassiona moltissimo. Vi vorrei raccontare come nasce e si struttura il microbiota di un individuo, ma anche che cosa può interferire con questo processo e naturalmente che cosa possiamo fare per risolvere questa eventuale interferenza. Voglio partire mostrandovi questa bella pubblicazione apparsa su Gatt a inizio anno, che ci spiega molto bene come l'eredità microbica di ogni individuo, sebbene sia strettamente correlata con l'ambiente e con la genetica, della, singola persona, ha sicuramente un'origine che viaggia per via matrilineare. E questo vuol dire che se vogliamo dedicarci a costruire il miglior microbiota possibile per i nostri figli, lo possiamo fare soltanto prendendoci cura del microbiota delle donne prima ancora del concepimento. E allora andiamo a vedere come la donna struttura il microbiota che tramanderà ai propri figli. Sappiamo tutti perfettamente che durante la gravidanza si assiste a importanti movimenti ormonali che si associano a setting particolari del sistema immunitario. Abbiamo nella prima fase della gravidanza, per favorire l'impianto del sincizio trofoblastico, un setting del sistema immunitario di tipo TH1 infiammatorio e poi una lunghissima fase, vedete, dove predomina invece una polarizzazione di tipo TH2, quindi votata alla tolleranza per evitare che il feto, che per metà è di derivazione paterna, possa essere rigettato e a termine di gravidanza nuovamente una polarizzazione infiammatoria di tipo TH1 propedeutica al parto. Ebbene, ormoni e sistema immunitario, agiscono, in maniera veramente importante rispetto alle, modificazioni dei microbioti della donna durante la gravidanza. E assistiamo infatti a una serie di, veri e propri sconvolgimenti. Il primo microbiota che cambia senza dubbio in maniera importante è il microbiota vaginale. Qui sotto la spinta degli estrogeni assistiamo ad una esplosione dei lattobacilli, che sono tutti produttori di acido lattico. Questo andrà a abbassare enormemente il pH vaginale, rendendo, questo sito, inospitale per i, più importanti patogeni e in questo modo l'evoluzione riesce a preservare la nicchia vaginale dalle infezioni che potrebbero poi ascendere e andare a coinvolgere l'unità fetoplacentare. Ma il microbiota che più di tutti si rivoluziona è il microbiota intestinale. Qui assistiamo a qualcosa di apparentemente, molto sconvolgente. Aumentano, a dismisura i Proteobacteria e crolla Faecalibacterium. Perché sconvolgente? Perché nei Proteobacteria noi abbiamo tutti i microrganismi gram negativi, infiammatori. A questo filum appartengono tutti i grandi patogeni che noi conosciamo e di contromisura Faecalibacterium, che diminuisce, è per antonomasia il microrganismo, se vogliamo, grande protettore e della barriera intestinale, grande rappresentante delle ubiosi. Faecalibacterium è infatti il più grande produttore noto di butirrato, che è l'acido grasso a catena corta che fa, veramente da substrato energetico per l'enterocita e che gli consente di strutturare in maniera veramente, importante la barriera intestinale, che è la nostra, prima linea di difesa contro l'aggressione patogena. E ci sembra sicuramente apparentemente assurdo che in un momento così delicato come la gravidanza aumentino le specie potenzialmente aggressive e diminuiscono i protettori. Ebbene però, dietro a questa, apparentemente sconvolgente situazione si nasconde un disegno molto preciso, che è proprio frutto di un, complesso, sistema di evoluzione. In effetti l'aumento dei Proteobacteria si realizza per spinta estrogenica, ma soprattutto per via della tolleranza, del sistema immunitario e questi Proteobacteria hanno il compito di rendere la donna transitoriamente, infiammata, insulino resistente e quindi, in questo modo la donna potrà molto rapidamente favorire la crescita del proprio feto da 0 a 3 chili e mezzo in solo 9 mesi e potrà accumulare energia per affrontare il lungo allattamento.
A che cosa serve il crollo di Faecalibacterium lo vedremo fra qualche istante quando parleremo dell'allattamento. Ma vi voglio far, notare un'altra cosa importantissima che avviene nella gravidanza, l'aumento degli Actinobacteria. Questi sono i bifidobatteri. Ebbene, nella donna i bifidobatteri normalmente, sono, in quantità molto esigua, 0,4, 0,6% dell'intero assetto microbico, ma nelle ultime settimane di gravidanza e in particolar modo dopo la trentesima, sotto la spinta progestinica, la donna esplode questi bifidobatteri che arrivano anche al 10% del suo assetto microbico e lo scopo è trasferirli al neonato perché possano fare da antidoto, in un certo senso, all'infiammazione recata dai proteobacteria che inevitabilmente dovrà trasferire al neonato perché ne è piena. Ma, vediamo come l'evoluzione, non lascia nulla al caso. Il trasferimento, parallelo di bifidobatteri e proteobacteria ha un ulteriore significato. Noi sappiamo che i bifidobatteri sono microrganismi molto, sensibili all'ossigeno, muoiono in presenza di ossigeno e non potrebbero mai fare da primi colonizzatori dell'intestino del neonato, perché quando questo nasce ha un intestino metabolicamente ancora inattivo e quindi ricco di ossigeno e allora i bifidobatteri ne morirebbero all'interno. E allora vedete cosa succede? La natura fa sì che i primi colonizzatori dell'intestino del neonato siano i proteobacteria che invece vivono in presenza di ossigeno e lo consumano e in questo modo aprono le porte alla prossima e futura colonizzazione dei bifidobatteri. Cambia il microbiota placentare. Qui, entreremmo in una grossa diatriba che c'è fra, gli studiosi, su questo argomento che credo non è il caso di toccare oggi, ma vorrei dire qualche parola rispetto alle modificazioni del microbiota orale, perché è un microbiota di cui noi ci dovremmo occupare nella donna in gravidanza, perché cambia drammaticamente in senso peggiorativo in tutte le donne, aumentano specie, infiammatorie, patogene come Porphyromonas gengivalis, Aggregatibacter, Acinetobacter comitans tanto è vero che noi riscontriamo molto frequentemente durante la gravidanza la parodontopatia e questa modificazione del microbiota, orale, si associa ad outcome avversi della gravidanza, a, diabete gestazionale, preeclampsia, a ridotta crescita fetale, a, rischio di parto prematuro, addirittura morte fetale e quindi, capiamo che dovremmo occuparci di questo microbiota orale nella gravidanza. Non sappiamo perché questo avvenga, forse è solo uno scotto da pagare perché gli altri epifenomeni della gravidanza possono andare avanti. Il compito della mamma quindi è quello di preparare un microbiota che trasferirà al proprio bambino durante l'attraversamento del canale vaginale. È lo schiacciamento dei tessuti che avviene in questa fase che consente alla mamma di trasferire il proprio microbiota intestinale al bambino. Ma il compito della mamma non è finito qui, ha un altro importantissimo ruolo. Attraverso l'allattamento e per tutta la durata dell'allattamento la mamma continuerà ancora a intervenire sul microbiota del figlio, ad esercitare un vero e proprio trapianto microbico dal proprio intestino a quello del proprio figlio, attraverso quello che si chiama circolo enteromammario. E qui entra in gioco Faecalibacterium che abbiamo lasciato pochi minuti fa. Vi ricordate? Abbiamo detto Faecalibacterium, un grande protettore, crolla. Ebbene, questo crollo è voluto dalla filogenesi, perché il crollo di Faecalibacterium vuol dire crollo della produzione di butirrato e questo vuol dire apertura della barriera intestinale. Questa apertura ci serve perché consentirà alle cellule dendritiche di allungare delle propagini verso il lume intestinale della mamma e qui questa cellula preleverà microrganismi dall'intestino della mamma e li trasporterà vivi e vitali lungo il circolo ematico, il circolo linfatico per andarli a depositare, vedete, nella mammella. Il bambino, cibandosi di latte, riceve questi microrganismi ed ecco realizzato un vero e proprio trapianto microbico fra l'intestino della mamma e l'intestino del neonato. E vorrei farvi proprio riflettere sul fatto che l'evoluzione ha giocato in modo tale che proprio il passaggio nel canale vaginale, che noi tutti intuitivamente potremmo pensare, beh,
se il bambino passa di là è perché deve ricevere il microbiota vaginale. Ebbene no, vedete, Cellost ce lo spiega molto bene questo. Gli autori vanno a campionare il microbiota del neonato dalla nascita, vedete, fino a 4 mesi e va a cercare la traccia di microrganismi di derivazione materna. E vedete, è vero che alla nascita è presente il microbiota vaginale, questo grigio, ma già 3 giorni è quasi scomparso. A 4 mesi, quando si sta veramente strutturando il microbiota dell'infante, non c'è più nessuna traccia del microbiota vaginale. Quello che invece, vedete, rappresenta il 50% dell'assetto microbico intestinale del neonato è questo rosso. E sapete che cos'è? È il microbiota della mamma. Quindi l'evoluzione sembra proprio mirare a trasferire il microbiota della mamma tramite il parto e tramite l'allattamento al figlio. E ce lo conferma, vedete, anche Science Direct. Anche questi autori vanno a cercare nel microbiota dell'infante tracce del microbiota materno e vedete la prevalenza è questo violetto e vedete è l'intestino materno. E allora potremmo concludere che l'evoluzione mira a trasferire uno starter kit microbico di provenienza materna nel neonato e questo starter kit ha il compito di regalare al neonato un pacchetto funzionale genomico e metabolomico perché questo neonato possa affrontare la vita. Come deve essere fatto questo pacchetto? Come deve essere strutturato il microbiota del neonato? Ce lo dice molto bene qui, Gut Microbe. Questo è un lavoro molto vecchio, ma, ormai, tutta la letteratura è concorde nel dirci che il centro, il fulcro del microbiota eubiotico infantile, è dato dai bifidobatteri, vedete, che rappresentano la preponderanza del microbiota di un neonato sano. Abbiamo poi traccia dei proteobacteria, quei gram negativi infiammatori che la mamma ha trasferito perché ne era piena e c'è traccia poi di Firmicutes e Bacteroidetes che devono fare da pool iniziale perché serviranno al bambino quando questo diventerà più maturo e inizierà a cibarsi di cibi solidi. Ma durante l'epoca infantile, vedete, il microbiota di un neonato, di un infante sano, è fatto almeno per il 50% da bifidobatteri. E allora ci potremmo chiedere a che cosa servono. Ebbene, Nutres ce lo spiega secondo me benissimo con questo lavoro del gennaio 2023. I bifidobatteri andranno a strutturare le barriere, andranno a preservare il neonato dalla colonizzazione patogena, educheranno il sistema immunitario alla tolleranza, stimoleranno il neurosviluppo e selezioneranno specie microbiche eubiotiche per l'intestino quando questo diventerà adulto. Ma vediamo nel dettaglio. I bifidobatteri, praticamente, rafforzano le barriere, perché, se noi andiamo a vedere com'è fatta la mucosa intestinale, la barriera intestinale alla nascita, diciamo che è pressoché inesistente. Lo strato di muco è quasi nullo. L'epitelio intestinale è fatto da poco più di un monostrato di enterociti semplici, non ci sono cellule specializzate e allora i bifidobatteri entrano in gioco nel, favorire la strutturazione di questa barriera, favoriscono l'espressione delle tight junction e favoriscono la motilità intestinale per proteggere il bambino, cercando di fare in modo che eventuali patogeni, transitino rapidamente e il contatto fra patogeno e mucosa sia il più rapido possibile e poi prevengono l'attaccamento, la colonizzazione dei patogeni, proprio perché se loro riescono a colonizzare diventano residenti e si oppongono all'arrivo di altre specie e soprattutto di specie patogene. L'altro grande meccanismo di difesa è nello stimolare le cellule di Paneth a produrre sostanze antimicrobiche. E poi un altro grandioso, esercizio portato avanti dai bifidobatteri è quello di educare il sistema immunitario. Altro sistema immaturo alla nascita. Il sistema immunitario in potenza c'è tutto, ma non sa le regole di comportamento. Come fare a capire quando bisogna attivarsi in senso aggressivo verso un patogeno e quando invece bisogna tollerare, uno stimolo antigenico. Pensate all'importanza, della tolleranza, alimentare. Ebbene, è proprio il microbiota eubiotico ad esercitare il sistema immunitario in questo meccanismo che si chiama priming immunitario. E ancora vi voglio mostrare il microorganismi che ci lancia un messaggio importantissimo. L'evoluzione vuole proprio i bifidobatteri nell'intestino del bambino e non qualunque bifidobatterio, ma dei bifidobatteri specifici.
E questo ce lo spiega attraverso il ruolo degli Human Milk Oligosaccharides, HMO. Questi sono polisaccaridi fortemente rappresentati nel latte umano, che dovrebbe rappresentare l'unica e sola alimentazione fisiologica per il neonato. Ebbene, nel latte umano ci sono questi polisaccaridi che sono presenti in grande quantità, 8 grammi per litro, addirittura nel colosso si arriva a 20 grammi per litro e non hanno nessuno scopo energetico per il neonato che non è in grado di digerirli, non ha l'apparato enzimatico per digerirli, eppure sono una quantità enorme. Che ci stanno a fare? L'evoluzione li ha messi lì perché questi sono il prebiotico per selezionare la crescita nell'intestino del bambino di bifidobatteri, ma non di qualunque bifidobatterio. Sono solo 3 le specie fra i 100 che noi conosciamo in grado di, metabolizzare HMO e questi sono il Bifidobacterium longum infantis, il Bifidum e il Breve, quelli che oggi vengono definiti infant type, cioè i bifidobatteri tipici dell'infante che non troviamo, non ritroviamo se non in tracce millesimali nell'adulto. L'adulto è colonizzato da altri tipi di bifidobatteri e allora vedete che lo scopo dell'evoluzione è che la mamma esploda bifidobatteri per trasferirli al neonato perché ne abbia un incipit, poi li nutre in maniera esasperata attraverso gli HMO in modo che colonizzino massivamente l'intestino del neonato. E allora ecco quel compito che abbiamo visto di guidare la maturazione del sistema immunitario, proteggere il neonato dalla colonizzazione patogena e poi c'è un altro grandioso e importante meccanismo che devono assolvere i bifidobatteri, quello di guidare l'arrivo di altre specie eubiotiche che saranno funzionali e importanti quando il bambino diventerà maturo e si intererà di cibi solidi. Quando non ci saranno più HMO e i bifidobatteri spariranno, si ridimensioneranno drammaticamente, apriranno le porte però a una selezione microbica eubiotica e questo lo fanno attraverso meccanismi di cross-feeding. I bifidobatteri, come i lattobacilli, producono acido lattico, ma sanno produrre anche acido acetico e questo può essere utilizzato dalle specie eubiotiche dell'intestino adulto per produrre butirrato ed ecco il meccanismo con cui i bifidobatteri, prima di ridursi, iniziano a selezionare specie microbiche per il futuro del bambino eubiotiche, come Akkermansia, come Faecalibacterium e quindi un continuum verso l'evoluzione eubiotica. Ma, c'è un altro importante fattore che non dobbiamo dimenticare, la preservazione del neurosviluppo. Sappiamo che gli acidi grassi a catena corta sono i metaboliti, eubiotici per eccellenza, metaboliti, prodotti dal, microbiota eubiotico. Questi vengono prodotti dal microbiota eubiotico dell'adulto che fermenta, fibre alimentari amido resistenti, oppure, dai microrganismi che fermentano gli HMO, nell'infante e, sono rappresentati da acetato, propionato, butirrato. Questi 3 acidi grassi a catena corta, vedete, agiscono attraverso il recettore degli acidi grassi liberi, recettore dell'acido idrossicarbossilico, G-protein e hanno anche azione inibente HDAC, quindi riescono a, determinare l'espressione epigenetica. E sapete cosa fanno attraverso tutti questi meccanismi? Regolano l'immunità mucosale, regolano, e favoriscono la differenziazione del sistema immunitario in senso tollerogenico, stimolano la cellula entero-neuroendocrina a produrre ormoni come il PYY, il GPL1, neurotrasmettitori come il GABA, la serotonina e poi si mettono in circolo e arrivano al fegato, al pancreas, al tessuto adiposo e qui regolano tutto il metabolismo energetico dell'individuo. E ancora abbiamo visto come il butirrato, essendo il cibo dell'enterocita, stimola, la strutturazione dello scudo più potente che abbiamo, la barriera intestinale. E ancora gli acidi grassi a catena corta partecipano all'espressione fenotipica e funzionale della cellula della microglia, che è quella deputata alla neurogenesi, alla sinaptogenesi, al rimodellamento sinaptico, al pruning e poi, nell'individuo adulto alla regolazione fine dell'omeostasi del sistema nervoso centrale e a quindi alla regolazione della neuroinfiammazione. E allora vedete che i bifidobatteri sono coinvolti anche rispetto al neurosviluppo, ce lo conferma l'European Journal of Pediatrics che ci mostra come nei pretermine, con scarsi bifidobatteri il neurosviluppo può essere, assolutamente compromesso. Abbiamo visto come madre natura vuole strutturare
il ruolo della mamma, durante il parto e con l'allattamento per trasferire uno specifico microbiota intestinale per il neonato, con uno starter kit funzionale. Ma ci sono tanti fattori che possono interferire con questo disegno della natura e questi sono i driver di disbiosi. Io purtroppo non vi posso mostrare un articolo che, cita, tutto questo. Ho scaricato la letteratura che andrò a citare, in questi QR code, che potrete, scaricare se volete, e cercherò di parlarvi di come agiscono questi driver disbiotici. Il parto prematuro. Abbiamo visto che la donna struttura il microbiota da tramandare al figlio nell'arco di 40 settimane, ma se un neonato nasce prima, la mamma non ha fatto in tempo a strutturare questo microbiota e il bifidobatteri li esplode solo dopo la 30ª settimana. Allora il bambino riceverà un microbiota dove, vedete, i bifidobatteri non sono questa massa enorme, sono nulla e ci sarà una prevalenza di specie patogene, Enterobacter, Enterococcus, Escherichia, Klebsiella, Clostridium difficile, ma soprattutto questo sarà un microbiota caratterizzato da ritardo di colonizzazione microbica, è il microbiota più povero in assoluto, sia qualitativamente, bassa alfa diversità, che quantitativamente, bassa bacterial load e questo predisporrà il neonato, vedete, quanto più è prematuro a sepsi e NEC e a ridotta tolleranza alimentare, a scadente guadagno ponderale e a ridotti outcome neuroevolutivi. Ancora driver di disbiosi, scusatemi, importante il taglio cesareo. Se il neonato non attraversa il canale vaginale, non riceve il microbiota che la mamma ha preparato per lui, ma riceve il microbiota presente sui guanti sterili, sugli strumenti, perché la sterilità non esiste. Qui c'è, presenza di microrganismi ambientali, e naturalmente, a discapito dei bifidobatteri e tutto questo predisporrà il nostro neonato allo sviluppo, nel futuro di asma, allergia, wheezing, diabete, obesità e interferenza col neurosviluppo. Altro driver di disbiosi potentissimo è l'antibiotico terapia. Quella precoce, l'antibiotico terapia intrapartum, quella che riguarda le 48 ore, che, precedono il parto. Pensate a quante volte, giustamente utilizziamo gli antibiotici, per esempio nella rottura prematura prolungata di membrane, nella donna, con colonizzazione retto-vaginale da Streptococco a galassie, oppure nel neonato prematuro, che utilizza device. Dobbiamo utilizzare, gli antibiotici per preservare il rischio settico, ma questi antibiotici purtroppo, hanno un effetto, nefasto sul microbiota. I microrganismi più sensibili in assoluto sono i bifidobatteri, che ne pagano enormemente le conseguenze vedete alla lunga gli antibiotici determinano la comparsa di queste X, che vuol dire scomparsa di, geni, di possibilità metaboliche e quindi il microbiota, viziato dalla terapia antibiotica ha un microbiota che è, destrutturato, con una bassa diversità, una limitata presenza di, bifidobatteri e una prevalenza di proteobacteria, perché gli antibiotici, tutte le classi, purtroppo svantaggiano i gram positivi e avvantaggiano i gram negativi. E allora questo neonato sarà predisposto a rischio infettivo, a ridotta risposta alla stimolazione vaccinale, ad atopia, a sviluppare in futuro sindrome metabolica e naturalmente l'antibiotico interferisce anche con il neurosviluppo. Altro driver disbiotico potentissimo è l'allattamento artificiale. La filogenesi vuole l'allattamento al seno perché il bambino riceva gli HMO, che sono il prebiotico per far crescere i bifidobatteri, e continui a ricevere un apporto dal microbiota intestinale materno. Se il bambino si nutre artificialmente, vedete, i bifidobatteri scompaiono, non ci sono più e questo microbiota virerà precocemente verso un microbiota di tipo adulto, che non è quello che serve al neonato e questo lo predisporrà a infezioni, obesità e riduzione degli outcome neuroevolutivi. E vi dirò di più, vedete, questo è Good Microbe che ci dice che non solo è importante l'allattamento, materno, ma che questo, sia al seno, perché latte materno, non, dato direttamente ha un ruolo sulla strutturazione del microbiota. La filogenesi vuole che il bimbo si attacchi direttamente al seno. Perché? Perché in questo modo non c'è passaggio di ossigeno. I bifidobatteri sono sensibili all'ossigeno, muoiono. Qui sono preservati
sfruttati al massimo. E poi tutte le volte che 2 microbioti si incontrano, entrano in gioco meccanismi di competizione e qui si incontra il microbiota della bocca con quello del latte e la competizione favorisce i bifidobatteri. Quando noi comunque diamo latte di mamma, ma lo spremiamo manualmente, intanto qui c'è l'ossigeno che svantaggia i bifidobatteri e poi c'è una contaminazione cutanea dall'area periareolare, la mano, e questo avvantaggia streptococchi, stafilococchi, batteri cutanei. Se invece noi spremiamo il latte con sistemi di pompaggio, nuovamente qui c'è ossigeno che svantaggia i bifidobatteri e poi ci sono i microrganismi presenti, sulle strutture, sui tubi, di pompaggio, che è vero che sono sterili, ma per quanto sterili, c'è una colonizzazione ambientale che è fatta da Enterobatteriaceae, Enterococcaceae, Pseudomonas. E cosa dire del latte di banca? Io mi sono occupata per 15 anni di una banca del latte, so con quanta cura ci dedichiamo alla pastorizzazione per ridurre la carica microbica, ma la pastorizzazione uccide soprattutto i bifidobatteri, avvantaggia i microrganismi termodurici e poi abbiamo la necessità di porzionare, frazionare le dosi di latte e lo dobbiamo somministrare, siringhe, sondini, e beh, questa è tutta contaminazione ambientale. Vi dirò di più, nosocomiale, quindi la più brutta che ci sia. E allora dobbiamo avere delle soluzioni e io vi voglio parlare della terapia probiotica, ma, vi voglio invitare a leggere questo bellissimo lavoro di Nature Microbiology che ci dice che è tempo di dedicarci alla terapia probiotica di precisione. Non possiamo più accontentarci di trattare la disbiosi, perché tutti abbiamo capito che va trattata con un qualunque lattobacillo, qualunque bifidobatterio. No, dobbiamo saper scegliere il probiotico per quello a cui miriamo. E allora vi voglio fornire degli strumenti. Gli strumenti devono essere genomici, metabolomici, proteomici. E allora andiamo a studiare, abbiamo capito che dobbiamo sicuramente utilizzare un bifidobatterio, ma dei 100 che noi, conosciamo, vanno bene tutti? No, sicuramente dobbiamo puntare agli infant type bifidobatteri, il Longum infantis, il bifidum, il breve, ma anche fra questi 3 ci sono delle differenze enormi. Vedete, il Longum infantis, ha dei trasportatori per tirare dentro di sé HMO enormi e quindi in presenza di latte umano, di HMO, cresce a dismisura e non fa crescere nessun altro, si accaparra tutto, quindi è un colonizzatore enorme, dobbiamo sfruttare questa capacità, però è scarsamente capace di metabolizzare la mucina. Invece il bifidum ha trasportatori soltanto per il latto N-biosi. Allora cosa fa? Lui estroflette all'esterno l'apparato enzimatico per digerire gli HMO, li digerisce esternamente, tira dentro per sé solo il latto N-biosi e quindi cresce lui, ma fa un'altra cosa meravigliosa. Vedete, fa crescere con questi residui predigeriti altre specie microbiche benevole come il Bifidobacterium breve e questo è qualità perché vuol dire creare biodiversità. In più il Bifidobacterium bifidum, a differenza del Longum infantis, metabolizza molto bene la mucina e GOS e FOS e quindi può crescere anche in un bambino allattato artificialmente e queste cose sono molto importanti. E allora come ci potremo comportare se ci troviamo di fronte a un neonato prematuro? Beh, in questo caso, dobbiamo controbattere il ritardo della colonizzazione. Questo microbiota povero quantitativamente e qualitativamente, bassa alfa diversità, bassa bacterial load. A cosa dobbiamo puntare? Prima di tutto cercare di mirare all'allattamento diretto al seno, HMO, e vuol dire questo preservare i bifidobatteri. E se dobbiamo dare un probiotico, beh, se il bambino è allattato con latte umano, diamogli un Longum infantis, perché questo si accaparrerà tutti gli HMO e crescerà a dismisura e colonizzerà subito quell'intestino, sbarrandolo all'arrivo dei possibili patogeni. E vi voglio, mostrare quali sono i Longum infantis più studiati e documentati dalla letteratura: l'EVC001, l'M63, la TCC 15697D, il BB021. Se invece il bambino è allattato artificialmente, beh, è inutile che gli diamo un Longum infantis, perché questo non è in grado di colonizzare massivamente in assenza di HMO. Puntiamo allora a un bifidum che, riesce a crescere molto bene anche se sono assenti gli HMO, perché metabolizza, abbiamo detto, mucina, IGOS e FOS e quelli più documentati in letteratura sono il BGN4 e il PRL2010.
Cosa fare se ci troviamo di fronte a un neonato nato per taglio cesareo? In questo caso, noi dobbiamo, puntare al recupero della diversità batterica che è abbattuta e allora punteremo nuovamente sempre all'allattamento al seno diretto, perché qui avremo il prebiotico per spingere i bifidobatteri, ma quando scegliamo il probiotico, beh, scegliamo un bifidum, perché questo ci permette sia nel bambino allattato artificialmente che nel bambino allattato al seno, quindi sia in presenza di HMO che in assenza, comunque di creare biodiversità. Cresce il bifidum e fa crescere anche il breve. Se ci troviamo di fronte a un bambino allattato artificialmente, beh, qui bifidobatteri non ce n'è, quindi dobbiamo sicuramente, scegliere una formula che sia la più ricca possibile di HMO mimetici, come per esempio, i 5 HMO mix, i MOS, e poi come probiotico, beh, dobbiamo puntare, abbiamo visto, al bifidum, perché sa metabolizzare GOS e FOS, che sono i prebiotici, scusatemi, presenti in tutte le formule latte per lattanti. Se ci troviamo di fronte invece a una disbiosi da antibiotico, beh, qui abbiamo una vera e propria destrutturazione, perché l'antibiotico ammazza i bifidobatteri e allora sicuramente dobbiamo puntare all'allattamento in modo che quando finiamo, l'antibiotico, gli HMO possano spingere i bifidobatteri. Ma quale bifidobatterio scegliere? Beh, oggi iniziamo ad avere strumenti di precisione grandiosa e vi voglio parlare del Bifidobacterium breve PRL 2020, un probiotico che abbiamo in commercio in Europa da qualche mese e che è un bifidobatterio, uno dei pochissimi bifidobatteri che è resistente, ha una resistenza intrinseca, quindi non trasferibile all'amoxicillina clavulanata, per cui ha una MIC 32, l'amoxicillina per cui ha una MIC 64 e l'ampicillina per cui, ha una MIC 8 e questi sono gli antibiotici più utilizzati in epoca pediatrica. Ebbene, se dobbiamo utilizzare l'antibiotico, mentre lo usiamo diamo questo bifidobatterio, perché così eviteremo che crollino i bifidobatteri e arrivano specie patogene, aggressive e lo continueremo dopo la terapia antibiotica per un altro po' di giorni, 7, 10. Dopodiché prendiamo, se il bambino è allattato al seno, un buon colonizzatore intestinale, in presenza di HMO come il Bifidobacterium longum infantis. Se il bambino è allattato artificialmente, puntiamo sul Bifidobacterium, bifidum. Io, ho corso più che ho potuto, ma spero di avervi, incuriosito su quelle che sono le prospettive della terapia batterica di precisione. Grazie per il vostro ascolto.